Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la M1, conosciuta da tutti con questa sigla, che è la Yamaha YZR, il modello in scala 1/4, l'uscita è la numero 30, l'edizione è De Agostini. Andiamo subito a vedere cosa ho trovato in questa uscita. Per chi fosse interessato a guardare le immagini e a leggerne i contenuti scritti, potrà anche guardare il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Intanto saluto tutti i miei iscritti, sono arrivato a oltre 1 milione di visualizzazioni totali, grazie a tutti con tutto il cuore. Alle persone che mi guardano e non si iscrivono, ricordo loro che l'iscrizione è gratuita, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non vi sono solo moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Troviamo 3 pezzi in plastica, un tubo di gomma e una serie di viti. Questa va avvitata nel metallo. Io mi sono già procurato il motore, sono andato già a avvitarmi la vite qui per crearmi il filetto, ho usato un lubrificante, va bene qualsiasi voi abbiate a disposizione, anche olio. Carter della frizione. Questa la chiamano piastra con innesto tubo, però dovrebbe essere l'attuatore, quello che poi ci permette con minor forza di poter, grazie alla spinta dell'olio, agire sulla nostra leva manuale, e lui va con un pistone a schiacciare all'interno del gruppo frizione e stacca i dischi. Grazie alle molle che vengono compresse, i dischi di attrito si staccano e la moto è come avere il folle e quindi non ha trazione sulla ruota posteriore. Serve ovviamente per cambiare le marce, ma anche semplicemente per rimanere fermi, e questa è una parte importantissima anche del motore. Poi abbiamo un altro particolare bellissimo, ne abbiamo già montati 2, ed è la vite grande e un tubo di gomma che vado subito a rifilare perché è tagliato male, vedete? Quindi lo rendo più diritto. Ecco qui. Questo dobbiamo inserirlo qua, fate attenzione a non rompere il perno. Io vi consiglio di usare una colla qualsiasi, ma non la Loctite, perché vi cristallizza le gomme e col tempo si seccano e vi si rompono. Io uso un collante epossidico bicomponente che agisce solo se vado a mescolarlo. Metto parti uguali, resina e catalizzatore. Adesso ne prendo una parte per attaccare questo tubo all'attuatore. Ovviamente non devono toccarsi tra di loro, altrimenti un po' qui e un po' qui. Bene, questo lo butto. Ecco fatto. Vedete, non tocco quelle 2 parti, posso usarle anche domani, dopodomani, quando voglio. È come il cemento con l'acqua, se non lo mescolate insieme non diventerà mai solido. Poi prendo il tubo, non il perno, altrimenti se mettessi la colla sul perno cosa fa il tubo?
me la raccoglie tutta verso il basso e mi crea quel cordone bruttissimo, antiestetico, e non si può vedere. Io faccio semplicemente così, basta. Avete visto, guardate. Facendo così non si vede alcun cordone di colla, è come non averla messa. Però c'è, e vi dà la certezza che quel tubo negli anni non si staccherà mai. Andiamo avanti. Poi prendiamo la vite. Questa ha una parte che è stata tagliata male, invece di essere perfettamente cilindrica è un po' appiattita qui, lo potete vedere. Bene, non è un problema perché questa parte qua va verso la coppa dell'olio, quindi poi questo starà così sulla moto, chiedo scusa, così starà sulla moto. Quindi basterà mettere semplicemente questo con la parte tagliata non perfettamente in maniera circolare sulla parte bassa, così non si vedrà, invece di metterla sopra. Qui non serve mettere la colla perché l'entrata è molto, diciamo, resistente, quindi non ci sono problemi. Poi prendo questo, vediamo se i perni si inseriscono subito, altrimenti sì, sembra di sì. Mi raccomando, premete solo in corrispondenza dei perni, un po' da una parte, un po' dall'altra, o tutti insieme, mi raccomando, non solo da un lato. Ecco qua, perfettamente entrato, anche qui non serve la colla. Dopo aver fatto questo, il montaggio termina semplicemente andando a montare il carter frizione qui. Rimuovo la vite che ho usato per crearmi il filetto. Se vi siete creati il filetto, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Quando sentirete il rumore, potrete essere certi di aver preso il filetto correttamente e potrete avvitare. Avete sentito? Prima di stringere, controllate. Qua c'è qualcosa che non va. Vedete com'è staccato questo pezzo? Assolutamente non va bene, ma lo risolviamo subito. Vediamo. Andiamo a vedere come mai. Ecco come mai. Vi faccio vedere. Non si erano inseriti correttamente, vedete questi due fori? Qui abbiamo questo perno più lungo e questo più piccolo. Vanno qui. Con calma, senza fretta, si fa tutto. Ecco, vedete? Andiamo a vedere adesso qui. Ecco, adesso sì. Guardate. Adesso è perfetto.
Mettiamo la vite e abbiamo finito il montaggio. Abbiamo finito il montaggio, parlo al plurale perché siete voi la parte integrante di questo canale. Senza di voi io non ci sarei qui. Adesso prendo quello che ho montato fino al numero 30 e poi ci salutiamo. Direi che va benissimo. Questo l'ho incollato e sono tranquillo. Faccio così. Ecco qua. Il motore lo stiamo guardando adesso e poi prendo il resto. Guardate che pezzo magnifico, sembra una forcella di una moto vera. Saluto Diego, il mio iscritto che me l'ha commissionata. Ciao Diego, presto ci vediamo e ti faccio vedere, anzi ti faccio toccare con mano perché vedere lo puoi già vedere tu qui con il video. Ti faccio toccare con mano il tuo modello. Airbox. Abbiamo ancora il pignone e il gruppo marmitte e i radiatori, eccoli qua. Acqua, radiatore olio, tappo, chiusura del radiatore, guardate che meraviglia. Ecco, leggete l'ultima parte in italiano, non aprire a caldo, bellissimo. Pignone in metallo, vi ricordo che questo modello, oltre ad avere tantissime parti in metallo, ha anche la catena come quella vera, che funzionerà in tutte le sue parti. Qui abbiamo gruppo marmitte, sonde lambda, che incollerò alla fine, non adesso. Vi ho spiegato più volte il motivo di questa mia scelta. Bene ragazzi, vi volevo solo far vedere il collante che sta già diventando solido. Sta già filando, vedete? Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso seguitemi perché vado a presentare subito il video del montaggio numero 31. Ciao a tutti!